Cosa succede esattamente nel tuo corpo dopo una donazione di sangue? Di quante calorie ha bisogno per ripristinare una situazione di completa normalità? Quali meccanismi si attivano e quanto tempo serve? Quali possibili rischi? Non credo che ci sia bisogno di ribadire quanto sia importante donare il proprio sangue, perché spero che sia assolutamente chiaro di come meno di un'ora della tua vita e meno del 10% del tuo sangue possano letteralmente fare la differenza tra la vita e la morte di un'altra persona, se non addirittura 3 persone quando il sangue intero donato viene separato nelle sue diverse componenti. Ti confesso invece che questo video nasce da un obiettivo molto più modesto e soprattutto egoisticamente personale. Ero semplicemente curioso di approfondire cosa succedesse effettivamente nel corpo dopo una donazione. E allora partiamo giusto da qualche premessa. Il sangue rappresenta circa il 7% del tuo peso e se sei un adulto parliamo di circa 5 litri. Ovviamente a seconda della fonte troverai numeri magari un pochino differenti, ma poi gli ometti ne hanno un po' di più delle femminucce, i diversamente alti, come il sottoscritto, ne hanno meno dei veri alti e così via, ma insomma, facciamoci un'idea. Nel sangue c'è principalmente acqua, più o meno metà tal quale e metà all'interno delle cellule che vi sono disperse, anche se in realtà dovrei dire frammenti cellulari, ma dai, non stiamo a fare i pignoli. Quelli bravi, davvero bravi, direbbero addirittura elementi corpuscolati. Io che sono ignorante le chiamerò cellule e per tutto il video. Tra queste cellule sono i globuli rossi a fare la parte del leone. Pensa che in un solo microlitro di sangue, ovvero un milionesimo di litro, ci sono 5 milioni di globuli rossi. Cioè, tanto per dire, immagina di prendere una bottiglia da 1 litro e distribuirne il contenuto in 1 milione di bicchieri. Ora, a parte che sarebbe un po' noiosetto farlo, ma se fosse sangue, all'interno di ogni bicchiere alla fine avresti circa 5 milioni di globuli rossi e non stare a fare calcoli, perché sì, significa che un essere umano possiede in circolo circa 20-30 trilioni di globuli rossi che peraltro rendono conto di gran parte delle cellule di cui sei costituito. E insomma, tanto per fare alcuni paragoni, i globuli bianchi contenuti in un singolo bicchierino sarebbero circa 5.000, ovvero 1.000 volte meno. Ma al di là dei numeri, questo ci permette anche di iniziare a farci una sorta di idea su cosa il tuo corpo dovrà sostituire dopo la donazione che consiste in poco meno di mezzo litro di sangue. Una sacca contiene infatti 450 millilitri di sangue intero. A titolo di paragone, una donna durante una normale mestruazione mensile perde all'incirca dai 20 ai 90 ml, mentre, e ti chiedo scusa per la tragicità del paragone, la morte per dissanguamento avviene con la perdita di circa metà, 2/3 del proprio sangue, ovvero 3-4 litri circa a seconda di diversi fattori. 3-4 litri che direi essere sufficientemente diversi dal meno di mezzo litro della donazione, no? Ma dicevamo, dopo la donazione il corpo si trova quindi a dover rimpiazzare circa mezzo litro di acqua, qualche migliaio di miliardi di globuli rossi, qualche miliardo di globuli bianchi, qualche centinaio di miliardi di piastrine e poi tutta una lunga serie infinita di molecole varie come proteine di ogni genere e di ogni tipo, tra cui spicca l'albumina, certo, ma anche minerali come il ferro, sia disperso nel sangue legato a qualche trasportatore proteico, sia, soprattutto direi, all'interno dell'emoglobina, cioè dei globuli rossi. Ah già, te l'avevo detto che ciascuno di quei migliaia di miliardi di globuli rossi contiene a sua volta 270 milioni di molecole di emoglobina. Di nuovo ti risparmio i calcoli, diciamo circa un fantastigliardo? E poi lo zucchero, di fronte a questi numeri chissà quanto zucchero eliminiamo con una semplice donazione di sangue. Mi riferisco al glucosio conteggiato dalla glicemia. Diciamo per semplicità di calcolo che tu, donando dopo una leggera colazione, abbia una glicemia a 100. Pensa, donando eliminerai in un colpo solo meno di mezzo grammo di zucchero. Circa 2 calorie. No, non mi sono sbagliato, meno di mezzo grammo di glucosio. Pensavi di più, vero? Ma in realtà ho anche una buona notizia per te. Piccoli studi preliminari suggeriscono che donare il sangue potrebbe migliorare temporaneamente la produzione di insulina e la tolleranza al glucosio. Discorso simile per pressione del sangue e colesterolo, un effetto immediato sostanzialmente trascurabile, ma forse attraverso meccanismi più o meno complessi è possibile che si possa osservare un modesto miglioramento sul lungo termine, ma
siamo onesti, nulla di davvero eclatante e quindi no, donare il sangue non è un liberi tutti per la dieta e per lo stile di vita. Ma come direbbe il mio migliore amico, sempre meglio che un calcio nel sedere, no? Oh, e a proposito di calorie, secondo te di quante calorie avrà poi bisogno il tuo corpo per ricostruire tutto questo popò di cellule, tutte quelle proteine disperse non solo nel sangue come tali, ma anche necessarie al corredo di ciascuna singola cellula? 650, circa 650 calorie. Poche? Tante? A mio avviso poche, ma poche nel senso che ai miei occhi sono la prova dell'incredibile efficienza con cui il tuo corpo è in grado di ricostruire l'intero corredo di strutture necessarie. Ma certo, relativamente pochi in senso assoluto. Diciamo che se speravi di aver diritto ad almeno una settimana di pasti da McDonald's, di nuovo, forse la previsione è da rivedere. Cioè, tanto per fare qualche paragone, 650 calorie possiamo immaginarle spannometricamente come 8-10 km di corsa, ovviamente ampiamente variabile a seconda del corridore, una camminata di doppia lunghezza a passo svelto, oppure una nuotata di un'oretta, o ancora, in termini di cibo, qualcosa del tipo poco più di mezza margherita in pizzeria, 2 croissant al bar, una porzione abbondante di lasagne magari. Questo il costo energetico della donazione per il tuo corpo. Ma in quanto tempo possiamo dire di aver davvero recuperato completamente? Per legge, tra una donazione di sangue intero e la successiva devono passare almeno 90 giorni e un uomo può effettivamente donare 4 volte in un anno, mentre le donne in età fertile, in considerazione delle mestruazioni, possono accedere alla donazione al massimo 2 volte all'anno, principalmente per preservarle dal rischio di anemia da carenza di ferro. Quindi mi stai dicendo che sono necessari 90 giorni per un completo recupero? In realtà no, è sufficiente molto meno. Il livello di acqua, il componente principale, viene di fatto recuperato in poche ore se hai l'accortezza di bere adeguatamente subito dopo come ti viene consigliato, ma certo a quel punto il sangue sarà ovviamente un po' più diluito rispetto a prima. Stesso volume, ma meno cellule, meno proteine e meno altre molecole. Ma senti qua. Le cellule del sangue, a prescindere dalla donazione, godono comunque di una vita piuttosto breve. I globuli rossi sono i più longevi e raggiungono mediamente i 4 mesi di vita prima di venire rimpiazzati. E questo significa che il nostro corpo produce, in condizioni normali, ascolta qui perché è impressionante, 2 milioni di globuli rossi ogni secondo. 2 milioni di globuli rossi ogni cavolo di secondo della tua vita. E questo ovviamente solo in condizioni normali, perché a seguito di donazione di sangue il midollo osseo serafico praticamente non fa una piega, forse alza solo impercettibilmente il sopracciglio, ma mette il turbo alla produzione. Tanto che in poche settimane, diciamo tra 4 e 8, godrai di un parco di globuli rossi completamente rinnovato nella quota necessaria. E globuli bianchi e piastrina, a confronto, cosa vuoi che siano? 24-48 ore per un discreto recupero, circa una settimana per tornare a livelli pre-donazione. A proposito di globuli bianchi, la donazione indebolisce il sistema immunitario? Non ho trovato studi specifici onestamente, ma lo ritengo improbabile, sia per le quantità in gioco, meno del 10% del parco circolante, che rappresenta comunque solo una parte dell'esercito di cui disponiamo, e sia per la rapidità con cui comunque vengono sostituiti. Insomma, complessivamente, da un punto di vista pratico, la donazione ha effetti pressoché trascurabili nel quotidiano. Un po' di facile stanchezza, è vero, soprattutto nei primi giorni e soprattutto in concomitanza di qualche sforzo, come salire le scale, portare le buste della spesa o, ovviamente, in caso di attività sportiva. Ecco, piccola parentesi per chi pratica sport. La donazione compromette la performance? Sì. Un pochino sì. Sicuramente ti suggerirei di non donare prima della gara della vita, ma detto questo, il consiglio più importante è semplicemente evitare attività sportiva e sforzi fisici in genere per le successive 24 ore alla donazione. Poi certamente, come accennato prima, a causa della perdita di globuli rossi che trasportano l'ossigeno in tutto il corpo, potresti sentirti forse un po' più affaticato e avere una capacità cardiovascolare leggermente ridotta per alcuni giorni dopo la donazione. Per gli amatori si tratta davvero solo di pochi giorni, sono sufficienti a recuperare gran parte delle prestazioni, mentre quelli più avanzati e i professionisti potrebbero notare la necessità di un pochino più di tempo fino alla completa ricostituzione di globuli rossi e riserve di ferro, perché ovviamente meno globuli rossi in giro significa meno ossigeno nei tessuti, soprattutto in quelle condizioni in cui si è richiesto un aumento
dell'apporto di ossigeno. Da un punto di vista pratico, dopo aver donato, alcuni specifici sensori distribuiti nell'organismo percepiscono la riduzione dell'ossigeno disponibile circolante e lanciano quindi un semplice messaggio. Ragazzi, più eritropoietina, forza! L'eritropoietina è una sostanza che funge da messaggero segnalando al midollo osseo di aumentare la produzione di globuli rossi. Insomma, è quel pestone che si dà sull'acceleratore per far salire i giri del motore e far così subentrare il turbo alla produzione. Ti faccio notare che, sebbene tutto quanto visto finora possa sembrare un carico di lavoro travolgente per il corpo, che spaventerebbe qualsiasi manager, per la maggior parte delle persone in buona salute riportare i livelli ematici alla normalità non è affatto arduo nel grande schema di tutti quei milioni di processi che il tuo corpo intraprende quotidianamente. Ricordi cosa abbiamo detto prima? Il commento del midollo osseo di fronte a questo sarà semplicemente qualcosa del tipo Ovviamente, affinché vada davvero in questo modo, tu dovrai occuparti di dare al corpo tutto il materiale che gli serve, ma questo non è nulla di diverso da quanto fai di solito e da quanto ripetiamo ogni video. Al di là della solita importanza di frutta e verdura, dal punto di vista della donazione, direi che quello a cui devi prestare attenzione è garantire un adeguato apporto di proteine, anche se in realtà la variazione è talmente piccola, la quantità donata è talmente piccola rispetto al bilancio complessivo del corpo, che non serve aumentare le dosi rispetto al solito fabbisogno. Mentre una piccola attenzione in più va posta sul ferro e no, non servono necessariamente alimenti animali. Perché è meglio fare così? Grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Però ricorda che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante, né il tuo nutrizionista, né il tuo ematologo, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!